Ciao a tutti, oggi in questo video vi mostrerò ben 3 trucchi e vi darò alcuni consigli che sono davvero molto utili per riuscire ad ottenere la talea perfetta di rosmarino. La particolarità, il bello di questo video è che vi mostrerò tutti i passaggi, quindi da quando si taglia il rametto sino a quando si otterrà la pianta adulta, e vi mostrerò proprio lei. Quindi io vi consiglio di provare a rifare tutto ciò che vi mostrerò, perché vi assicuro che quando otterrete i risultati sarete davvero contenti di averlo fatto. Scelta e preparazione delle talee. La prima cosa che occorrerà fare sarà quindi quella di procurarsi dei rametti, quindi occorrerà trovare una pianta madre dal quale tagliarli, però non tutti i rametti saranno validi per poter creare le talee e quindi ottenere le giovani piantine. E quando taglierete i rametti però occorrerà farne una cernita, seguendo 3 regole. Sono poche, ma vanno rispettate. Il rametto che sceglierete non dovrà essere troppo morbido, tipo questo, perché io lo chiamo la parte erbacea, che toccandole è davvero molto morbida e viene via in questa maniera, da cui purtroppo le radici sicuramente non nasceranno. Non potrà essere neanche troppo rigida come questa, è un rametto che comunque ha un diametro ormai di quasi 1 centimetro, se si prova a piegare non si piega e si spezza se si insiste, e quindi da qui, anche in questo caso, è molto difficile che si creeranno le radici. La parte ideale è un rametto tipo questo, quindi che provando a piegarlo non si spezzi ma fletta. Questo è un rametto che rispecchia tutte le caratteristiche per poter diventare la talea perfetta. Quindi procurarsi delle forbici o delle cesoie, mi raccomando, le lame andranno sempre sterilizzate prima di utilizzarle per evitare che poi funghi, muffe o batteri passino dalle lame ai rametti che andremo a tagliare, e fare questa operazione. Ed ecco qua. E questo è il rametto che si è ottenuto, quindi non resta altro che continuare a tagliarne altri per tante piantine quante ne vorrete fare nascere. Questi sono i rametti che abbiamo ottenuto. Direi davvero un ottimo punto di partenza per sperare poi di ottenere le giovani piantine. Però così ancora non vanno bene, sono dei rametti, non sono delle talee, quindi loro dovranno essere trasformati in vere e proprie talee. Cosa significa? Che bisognerà accorciarli, tenere solo la parte migliore del rametto ed eliminare tutti i germogli in eccesso, perché se la talea, quindi la piantina nuova, facesse realmente le radici, non riuscirebbe comunque a fare crescere tutti questi germogli. Bisognerà lasciare al massimo 2 o 3. Poi la pianta, tanto crescendo, i germogli nuovi li farà. Quindi a questo punto prendere le forbicine ed andare a ridurre innanzitutto l'altezza. Bisognerà tagliare la parte inferiore, questo è il tronco principale, nella parte inferiore in diagonale, così, quindi taglio netto, diagonale, spero che si veda, così. Il fatto di tagliare in diagonale la parte inferiore permetterà alla pianta di assorbire molta più acqua, perché la superficie sarà maggiore rispetto a un taglio perpendicolare all'asse principale. Invece nella parte superiore dovremo fare un taglio diverso, dovrà essere perpendicolare all'asse principale, proprio perché se dovesse piovere, messa fuori, almeno poi ci sarà una superficie di assorbimento minore. Poi ci sono varie versioni, alcuni dicono che in diagonale sarebbe meglio anche nella parte superiore, perché se dovesse piovere dall'alto almeno l'acqua andrebbe via. E togliere tutti i germogli che ci sono in eccesso, basterà con le mani fare questa operazione, spogliare letteralmente il rametto. È un'operazione davvero semplicissima e veloce. Ecco qua. E la talea adesso è davvero pronta. Primo trucco. Preparate le talee, queste potranno essere finalmente messe nel terreno, però se si vuole aumentare la possibilità che poi loro effettivamente creino le radici nella parte inferiore, allora esistono dei trucchi. Il primo che vi mostro e che vi consiglio caldamente di utilizzare è quello di prendere una bottiglia di plastica di almeno 2 litri e da questa ricavare un contenitore. Quindi partendo dal basso, andare su di circa 20 cm e con un taglio netto fare questa operazione. E questo è il contenitore che si è ottenuto. Affinché però poi lui funga da vero e proprio vaso, occorre che gli si creino nella parte inferiore, ed è tassativo, dei fori che permettano poi all'acqua di defluire, quindi non ristagnare all'interno, perché sarebbe pericoloso per le radici e quindi per tutta la piantina. Quindi basterà girare e con delle forbici andare a creare il taglio, così, guardate. E ne fate circa 3 o 4. Dopodiché basterà riempire con il terreno. Ecco qua. E il tutto adesso è pronto per essere riempito.
Il trucco vero in questo caso in realtà non è tanto utilizzare la parte inferiore della bottiglia come vaso, ma quanto piuttosto la parte superiore come serra, quindi che tenga un'umidità costante e che permetta alla talea di attecchire, addirittura utilizzando proprio il tappino. E ora vi mostro come si fa. Procurarsi del terreno, anche un terriccio universale andrà benissimo, purché sia soffice e drenante, e andare a riempire quasi fino all'orlo il contenitore che abbiamo appena creato. Così. E continuare a inserire terra sino a che il livello di questa non sia circa 2-3 cm dal livello del bordo della bottiglia. Secondo trucco. Riempito il vasetto, riprendere la talea e semplicemente andarlo ad inserire all'interno del terreno. Già così le possibilità che questo poi le radici le produca sono davvero alte, però se si vogliono aumentare esiste un secondo trucco, ovvero quello di prendere lui. So che sembrerà assurdo, ma vi assicuro che è davvero utile. Il miele, ce l'abbiamo tutti in casa, praticamente non costa nulla perché insomma c'è già e questo ha delle proprietà davvero pazzesche, antibiotiche, antibatteriche, ma soprattutto radicanti per le piante e basterà semplicemente, guardate, prendere la talea, andarla ad inserire immergendola. Considerate che io questo è un miele che utilizzo soltanto poi per questi esperimenti, ma se voi avete del miele che poi insomma dovete utilizzare anche per mangiare, allora piuttosto prendete un pennellino, lo immergete e poi andate a bagnare la talea senza andare ad inserire direttamente all'interno, perché sennò poi mangiarlo insomma non è proprio il massimo, casomai. Una volta intinto, riprendere il tutto ed andare ad inserire all'interno. Se non volete che inserendo la talea e spingendo il miele venga tolto, allora basterà prendere un rametto, o in questo caso io prendo un pennello, creare un foro nel centro, così, casomai questo si tolga, ecco qua, dopodiché andare ad inserire, guardate, così, e comprimere il terreno tutto intorno. E l'operazione è ultimata. Prendere un vaporizzatore e bagnare il tutto molto abbondantemente. Fate in modo che la terra sia davvero zuppa, non vi preoccupate perché tanto se bagnerete più del dovuto, l'acqua in eccesso andrà via dai fori che abbiamo creato precedentemente. Inserita la talea, adesso rientra in gioco la parte superiore della bottiglia in modo che questa poi funga da vera e propria serra. Dato che questa bottiglia ha una strozzatura, dovrà essere eliminata in modo che poi il diametro di quello che otterremo sarà uguale alla parte apicale del vaso. Quindi andarlo a togliere, anche in questo caso è un'operazione davvero velocissima. Ecco qua, quindi strozzatura eliminata. Fare 2 tagli in modo da permettere poi l'inserimento della parte superiore nella parte inferiore e guardate un po', adesso sono create delle alette che permettono comunque un gioco e un'apertura ed andare a posizionare semplicemente la bottiglia in questa maniera sopra. Ecco qua. Alla fine dell'operazione, questo è il risultato che si è ottenuto, una vera e propria serra, praticamente a costo zero, con un clima ideale per la talea all'interno, quindi con temperatura ma soprattutto umidità costante che permetterà alla talea di non seccare, ma soprattutto alle radici di poter attecchire e crescere. Quindi non resterà altro che posizionare poi questo in un punto dove prenda molta luce, ma mi raccomando, mai i raggi del sole diretti, perché se fossero troppo alti all'interno si creerebbe un calore troppo alto e quindi la pianta potrebbe letteralmente cuocere e non riuscire poi a sopravvivere. Se ci fosse troppa umidità, già in questo caso guardate ce n'è comunque abbastanza, nell'ipotesi proprio per evitare che all'interno si creino delle muffe, allora semplicemente aprire per qualche ora il coperchio in modo che il vapore in eccesso vada via e dopodiché richiuderlo. Terzo trucco. Nell'ipotesi che voi vogliate aumentare l'efficacia del miele e quindi avere una maggiore certezza che poi la sua efficacia sia reale e maggiore, allora esiste un trucco, ovvero quello di prendere un coltello, in questo caso io ne userò uno dei Nesti, ma veramente bene qualsiasi tipo di coltello, e andare a grattare alla base e creare dei piccoli graffi, così, piccolissimi, in questa maniera. Sarà proprio grazie a questi piccoli graffietti che il miele avrà più superficie sul quale agire e quindi una maggiore efficacia e continuare a crearli. Ovviamente dovrete lasciare anche la corteccia, quindi basteranno 2-3 mm di graffi alternati a 2-3 mm di corteccia.
Risultati. Trascorsi all'incirca 2 mesi, riprendendo una delle talee che abbiamo inserito all'interno del terreno, questo è il risultato che si è ottenuto. Direi davvero ottimo. Infatti la talea non soltanto non è seccata, ma addirittura ha iniziato a generare dei piccoli germogli, sia alla base che all'apice. Guardate, sono assolutamente sani e vitali. Questo significa che all'interno del terreno lei abbia creato un apparato radicale e che comunque stia già vivendo di vita propria. Non resterà altro che continuare a bagnarla, però mi raccomando, adesso che ancora è piccina, non la esponete direttamente ai raggi del sole diretti, perché se troppo forti potrebbero comunque danneggiarla. Trascorso poco più di un anno, riprendendo il tutto, questo è il risultato che si è ottenuto, una pianta assolutamente perfetta e incredibile. Andando a guardare alla base si può notare che tutti i germogli che erano spuntati nei primi mesi si sono trasformati in rametti assolutamente perfetti. Arrivati a questo punto non resta altro che spostare lei o in terra piena se si ha la fortuna di avere un giardino o in alternativa in un vaso che abbia delle dimensioni di almeno 40 cm di diametro. In queste immagini provo a mostrarvi cosa si sia creato all'interno della bottiglia, quindi con una forbicina sarà sufficiente tirar via la bottiglietta di plastica facendo 2 tagli, uno opposto all'altro, in modo da poter aprire tranquillamente la bottiglia di plastica senza poi andare a danneggiare l'apparato radicale quando poi lo si tirerà materialmente fuori dalla stessa. Il risultato è davvero incredibile, guardate come le radici all'interno del pane radicale si siano sviluppate in una maniera assolutamente perfetta, sono davvero tante. Al fine di mostrarvi come effettivamente le radici si siano sviluppate all'interno del pane radicale, ho tirato via tutta la terra e addirittura ho lavato le radici. E una volta lavate, guardate il risultato. Guardate dove sono nate, ne sono nate tantissime, tutte nel punto nel quale abbiamo tagliato e abbiamo messo il miele. Questa però è un'operazione che voi non dovete assolutamente fare, io l'ho fatta solo per mostrarvi come si sia sviluppato ed è un risultato perfetto. Risultato finale, una pianta sana e bella e un apparato radicale incredibile. Ultimo consiglio, se e quando proverete a rifare l'esperimento in casa, fate più talee contemporaneamente. In questo modo aumenterete la possibilità di ottenere alla fine la piantina. Tanto questo è un esperimento che ha un costo praticamente pari allo zero. A voi non costerà nulla e nella migliore delle ipotesi, anziché una pianta, ne otterrete 4. E con questo il video si conclude. Spero che vi sia piaciuto e che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale. E già che ci siete, dategliela un'occhiata, che secondo me qualcosa di carino lo troverete. E in più vi chiedo un'altra cortesia. Se avete modo, condividete questi video sui social, perché così facendo mi aiuterete a fare crescere il canale. Detto questo, grazie in anticipo e al prossimo video.